Benvenuti ragazzi, continuiamo con la filosofia di Hegel. Siamo arrivati alla natura, alla filosofia della natura. Ricordate? Hegel divide in tre parti i suoi contenuti filosofici sulla trattazione dell'idea, del tutto, no? L'idea inizialmente sintesi, il primo dei tre movimenti dialettici, viene studiata in sé dalla logica che abbiamo visto la scorsa volta. Poi l'idea va fuori di sé, no? Antitesi, negazione, ed è la filosofia della natura che studiamo oggi. Poi in seguito vedremo che l'idea completa i suoi tre movimenti dialettici tornando in sé, diventando in sé per sé, e questo viene studiato dalla filosofia dello spirito. Quindi l'idea come la natura come negazione dell'idea, no? Come antitesi. L'idea in sé è stata studiata come logica, poi va fuori di sé, appunto, come natura, la filosofia della natura. Ricordate che abbiamo chiuso la lezione precedente sulla logica con un interrogativo. Che bisogno ha Hegel di inserire la filosofia della natura e la filosofia dello spirito? Vi ricordate? Se tutto è idea, tutto è nell'idea, alla fine, ricordate, della logica, Hegel pensa di dimostrare che l'idea assoluta viene conosciuta compiutamente, dovrebbe fermarsi lì la sua filosofia. Siamo arrivati alla conoscenza assoluta dell'assoluto, invece no. Hegel, con una contraddizione, con un'aporia che non si riesce a spiegare, stabilì che in realtà l'idea doveva anche andare fuori di sé come negazione e tornare a sé come sintesi. Questo è un problema perché Hegel ha fatto questo. Guardate che i grandi uomini, i grandi filosofi prendono anche delle decisioni a volte molto controverse. Quindi questo che vi ho citato è un problema non risolvibile. Naturalmente voi state pensando alla dialettica, state dicendo, ma lo fa perché vuole esprimere compiutamente la sua dialettica anche a livello del tutto, a livello dell'assoluto, a livello dell'idea, no? Non può trattarla solo una volta, perché lui vuole, cioè condizionato dalla sua teoria della dialettica, vuole che anche l'idea subisca i tre movimenti dialettici, cioè vedere l'idea come, come, come tesi, vedere l'idea come antitesi, vedere l'idea come sintesi, d'accordo? Hegel si fa trascinare da questa, insomma, dalla base del suo sistema, però secondo altri interpreti ci sarebbero anche altre motivazioni, ci sarebbero anche altre suggestioni alla base di questa decisione. Per esempio, per esempio Hegel amava molto i neoplatonici, d'accordo? In questo caso non si tratta tanto di Plotino piuttosto che di Proclo. I neoplatonici avevano elaborato una teoria della processione triadica, d'accordo? Della processione triadica dell'uno, che somiglia molto alla dialettica hegeliana. Cioè, secondo Proclo e altri neoplatonici, lo svolgimento della realtà avviene come manenza, monè, io sto qua, come uscita, prodos, io mi nego, vado fuori di me, e come ritorno, cioè epistrofè, cioè tre momenti del tutto corrispondenti a quelli che Hegel attribuisce all'autocostruzione, all'autoplasmarsi, allo sviluppo dell'idea. Ma poi un'altra spiegazione, ovviamente il cristianesimo. Abbiamo visto che Hegel è molto influenzato dal cristianesimo, era stato teologo in gioventù, abbiamo visto anche però che il suo cristianesimo è un cristianesimo totalmente strumentalizzato, metaforico. Ciò di meno lui trova nei dogmi cristiani delle analogie con la sua filosofia e quindi la morte e la resurrezione di Cristo, avete già capito,
cioè per lui sono verità universali, sono verità cosmiche, quindi anche i dogmi fondamentali del cristianesimo devono corrispondere alla dialettica e quindi l'idea in sé è Cristo vivo, l'idea che va fuori di sé, muore, è Cristo morto, e l'idea che poi ritorna in sé come spirito finito è Cristo risorto, d'accordo? Lo stesso Hegel dice che l'idea deve morire per poi tornare ad appropriarsi del suo essere, d'accordo? E quindi la natura è insomma un po' la morte dell'idea prima del ritorno dell'idea a sé, con il seguito, con la filosofia dello spirito, d'accordo? Poi ci sono anche altre interpretazioni, comunque, insomma, cioè la cosa molto singolare è che Hegel non aveva alcuna simpatia per la natura, anzi la disprezza. Lui vede nella natura proprio la negatività dell'idea. Secondo lui la natura è la decadenza dell'idea da sé, è l'idea che si perde, d'accordo, che cade, è il punto più basso, diciamo così, della storia dell'evoluzione dell'idea. Cioè per lui la natura, ripeto, non ha nessuna simpatia per la natura, ovvero l'idea fuori di sé, è un'idea oggettivata, un'idea alienata, un'idea negativa proprio nel senso quotidiano del termine. Ma voi direte, professore, lei ci ha sempre detto che il negativo è una cosa molto importante per Hegel, è una cosa buona, no? Il negativo è il secondo momento della dialettica, il negativo è il lato della dialettica che crea il movimento dialettico, e anzi l'antitesi, la negazione, ve lo ricordate, è superiore alla tesi o alla posizione, quindi l'idea in sé logica, l'idea fuori di sé natura. Se l'idea fuori di sé natura è l'antitesi, la negazione della logica, dovrebbe essere superiore alla logica, dovrebbe rappresentare un guadagno, un arricchimento rispetto alla logica. E invece incredibilmente, mettendo da parte tutte le sue teorie, la sua coerenza, Hegel dice che la natura rispetto alla logica non porta avanti alcun progresso. Ma com'è possibile una cosa del genere? Cioè, è la negazione della logica, la natura dovrebbe essere un progresso rispetto alla logica, come qualunque antitesi è un avanzamento rispetto a qualunque tesi. E invece, incredibilmente, Hegel dice che all'interno della natura l'idea cade, addirittura non si manifesta, ma com'è possibile? C'è qualcosa in cui la natura non si manifesta. Hegel dice che in realtà nell'enciclopedia delle scienze filosofiche dice che in realtà la natura si manifesta anche se sotto traccia, non in maniera evidente, però in realtà in altre opere Hegel dice il contrario, dicendo che proprio nella natura lo spirito non si vede, il che è confermato poi dagli esempi, dalle cose che vi sto per dire. Quindi è una cosa veramente, veramente singolare, d'accordo? La natura come pura decadenza dell'idea da sé, come pura caduta dell'idea, la natura viene vista come qualcosa di amorfo, di freddo. Hegel parla di impotenza della natura, d'accordo? Cioè, col passaggio dell'idea da logica a natura, sembra di essere tornati, sapete dove? Alla prima fase della logica, ve lo ricordate? La logica dell'essere, dove ancora non c'era movimento, quindi si tratterebbe di un tornare indietro invece che andare avanti, ma Hegel non si giustifica, diciamo, più di tanto, e quindi Hegel quindi in questo modo si differenzia molto dai romantici. Ecco, questa è un'altra delle differenze tra Hegel e i romantici. I romantici vedevano la natura come qualcosa di vivo, di vitale, di pensante. Hegel dice che non è vero, la natura è soltanto qualcosa di morto, di inerte.
Non bisogna divinizzare la natura, dice Hegel. Se la prende anche con i rinascimentali, vi ricordate il vitalismo del naturalismo italiano? Lui cita Giulio Cesare Vanini, un panteista rinascimentale simile a Giordano Bruno, un filosofo pugliese, salentino. Giulio Cesare Vanini diceva che anche una foglia, anche il movimento di un filo d'erba ci rimanda a Dio, è una parte di Dio. Per Hegel queste sono osservazioni assurde. Nessun atto, nessun evento naturale rimanda a Dio, rimanda allo spirito. Per Hegel qualunque evento naturale, anche quelli più significativi, la visione del cielo stellato, la visione dell'insieme delle piante, così della loro innocenza, è qualcosa, secondo Hegel, in cui lo spirito non si manifesta. Quindi lui attacca la visione rinascimentale e la visione romantica della natura, che vedevano la natura come vitale, anche come pensante, la natura come creatrice, la natura come qualcosa che si identifica con Dio. E quindi, secondo Hegel scrive questo, che non è vero che un piccolo evento naturale, un fiore, vi ho detto prima, un filo d'erba, una foglia, possono farci conoscere la verità, possono farci conoscere Dio. Anzi, lui rincara la dose. Hegel dice che anche il più piccolo evento dello spirito ci fa conoscere Dio e la verità in modo incomparabilmente superiore alla natura, capite? Anche il movimento di un dito, Hegel dice anche un evento umano, anche un evento umano accidentale, capite? Un evento umano minimo che non ha neanche molta importanza, anche una parola detta lì per caso. Per lui tutte queste cose ci fanno conoscere l'assoluto, lo spirito, molto meglio di qualunque evento naturale, anche la visione di un cielo stellato, di una cosa particolarmente significativa, d'accordo? Perché nella natura non c'è spirito, mentre nell'uomo c'è spirito, c'è libertà, quindi qualunque atto umano, anche piccolo, insignificante, ci dice qualcosa di Dio, dell'assoluto, molto più che qualunque attività o qualunque visione della natura, d'accordo? Anche il male, Hegel dice che anche il male da parte dell'uomo è preferibile rispetto alla visione, alla contemplazione della natura, a qualunque evento della natura. Il male è comunque un atto dello spirito, è comunque un atto libero che l'uomo compie con la sua libertà e quindi anche il male è superiore a qualunque evento naturale, fosse anche il moto degli astri e così via. Il male è un atto di libertà, il male è l'essenza dello spirito. Hegel non concepisce la natura come ordinata da leggi, non crede, vedremo, neppure alla scienza sperimentale newtoniana. Lui dice che la natura è sregolatezza, è caos, è qualcosa di assolutamente disordinato. Hegel distingue la natura in meccanica, fisica e organica, d'accordo? Meccanica tesi, fisica antitesi, organica sintesi di questa triade dialettica in cui si esprime la natura. Come forse vi siete accorti, questa tripartizione è del tutto simile a quella di Schelling, no? Alle tre parti con cui la natura viene creata dallo spirito secondo Schelling. La natura meccanica, spazio-tempo, materia e movimento, meccanica assoluta, la natura fisica, fisica dell'individualità universale, fisica dell'individualità particolare, fisica dell'individualità totale. Poi il punto più alto della natura, la natura organica. Stranamente nella natura organica Hegel inserisce anche la natura geologica, poi la natura vegetale e poi gli organismi animali. La meccanica studia la corporeità universale, l'esteriorità spaziale, la fisica, poi lui dice che per passare dalla fisica alla natura organica ci vuole la luce, perché la luce permette il superamento dei caratteri puramente meccanici della massa. La massa si scioglie
in tutta una serie di processi, d'accordo, di processi chimici e così via. Questa è tutta una congerie praticamente incomprensibile di definizioni sulla natura, sulle scienze, su cose molto importanti, materia, spazio, movimento, calore. Hegel dà una definizione un po' di tutto, di tutti i fenomeni naturali, appunto della fisica, della chimica, e dell'astronomia e così via. La cosa veramente singolare che noi vediamo qui è che Hegel conosceva moltissime teorie scientifiche dell'epoca. Non fa questa cosa perché lui è ignorante, lo fa di proposito. Hegel aveva una conoscenza notevolissima delle teorie scientifiche, delle scienze dell'epoca, aveva letto moltissimo, quindi ci colpisce prima di tutto la sua conoscenza straordinaria delle scienze e poi di converso la totale arbitrarietà con cui questo sapere scientifico viene fatto rifluire all'interno di questa strana impalcatura. Alcuni hanno sostenuto che nelle definizioni hegeliane di calore, di spazio, di cose del genere, si manifesta proprio l'Hegel più assurdo, più incomprensibile. Se io vi facessi leggere come definisce Hegel il calore, sono righe e righe che non significano assolutamente niente, che devono essere interpretate, sono cose oscure. Hegel parla dei fenomeni scientifici, delle leggi scientifiche, per esempio appunto del calore, del suono, cose del genere, in maniera totalmente verbosa, astrattamente filosofica. Non c'è una formula, non c'è, capite, una formula che sia un'unità di misura, niente, in tutto quello che Hegel dice nella natura. Non vi è l'accenno neppure a una teoria, ripeto, neppure a una teoria sviluppata all'epoca, tranne per alcune questioni di matematica, dove Hegel dimostra di essere brillante, dimostra di essere sapiente. Cioè, alcune delle sue critiche, per esempio alla matematica, sono molto buone, sono state considerate valide anche dopo di lui. Per esempio, lui dice che la matematica è dogmatica, non può dimostrare niente, non può portare a nessuna verità, perché dà per scontato che esistano solo tre dimensioni. La critica è valida, però infatti poi dopo furono scoperte altre dimensioni. Voi forse sapete dal professore di fisica che esistono 11 dimensioni nel nostro universo, anche se soltanto 4 vengono espresse. Cioè il problema di Hegel è non capire proprio il metodo scientifico, la scienza. La scienza può sbagliare, sicuramente c'era molto dogmatismo, c'era molta pseudoscienza, molte teorie discutibili alla sua epoca, però Hegel non capisce che la scienza ha questa virtù, cioè che la scienza sbaglia, ma poi si può autocorreggere, sostituisce le teorie che non funzionano con altre teorie su base di dimostrazione empirica. Questo a Hegel non interessa minimamente. Altra cosa incredibile, per Hegel tutti questi gradi della natura non si evolvono, sono statici. Ma come? Hegel ha sempre detto che qualunque cosa è dinamica. Un'antitesi qui, meccanica la tesi, la fisica dell'antitesi, l'antitesi necessariamente per la legge dialettica, per il funzionamento della dialettica, mette in moto tutto, d'accordo? La contraddizione, mette in moto tutto il processo dialettico. E invece non ci dovrebbe essere nessuna eccezione, invece incredibilmente Hegel dice che qui nella filosofia della natura ogni stadio non è l'evoluzione di quello precedente, quindi proprio lo spirito non funziona, non agisce all'interno della natura. I gradi della natura non si evolvono l'uno dell'altro, sono statici, sono statici. Che cos'altro dire? Anche questo, come qualcosa di cui abbiamo parlato prima, ha avuto delle ricadute culturali e didattiche devastanti e negative, soprattutto in Italia, perché vi ho detto che soprattutto in Italia
o solo in Italia Hegel è stato rilanciato dai neo-hegeliani italiani Croce e Gentile tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Questo ha prodotto un disprezzo all'interno del nostro paese nei confronti della scienza. Croce e Gentile erano egemonici da un punto di vista culturale e quindi buona parte dell'Italia, seguendo loro, ha sempre disprezzato la scienza come una cosa di serie B, se non assolutamente falsa. Nella tetralogia dello spirito di Benedetto Croce c'è solo l'economia, al massimo si può arrivare all'economia, d'accordo, all'interno delle scienze utili, ma le scienze fisiche, le scienze sperimentali non ci sono, così come vedremo che Hegel liquida qua la natura, e invece successivamente lo vedremo nella filosofia dello spirito, nello spirito assoluto, che descrivono quali sono gli strumenti per la conoscenza dell'assoluto, sono contemplate solo arte, religione e la filosofia per comprendere l'assoluto. La natura resta qua, in questa sacca, non compare nello spirito assoluto, d'accordo? Tra i gradi che servono a conoscere lo spirito assoluto. E quindi, insomma, siamo qua. In Italia è stato difficile istituire il liceo scientifico perché Giovanni Gentile, uno di questi hegeliani, ministro dell'istruzione, basò tutta la scuola sul liceo classico e lui disprezzava la scienza perché Hegel la disprezzava. Era, maggiormente favorevole al liceo artistico, pensate, perché Hegel dà più importanza, scusate, all'arte piuttosto che alla scienza. E il liceo scientifico nasce un po' come una copia del liceo classico. Quindi molti interpreti dicono che anche nel XX secolo una certa attitudine culturale a pensare che il sapere fosse solo sapere umanistico è stato causato anche dal neohegelismo. Fate attenzione anche a sinistra, cioè anche dopo il secondo dopoguerra c'erano due grandi filoni culturali, il filone liberale che però appunto si rifaceva a Hegel, quindi abbiamo avuto dei liberali che non amavano la scienza, ma attenzione, anche il pensiero comunista non sembrerebbe, spesso disprezzava la scienza perché deriva da Gramsci e da altri autori che avevano anch'essi un pregiudizio favorevole alle materie umanistiche, e Gramsci era stato in parte allievo e comunque influenzato dall'hegeliano Benedetto Croce. Quindi Hegel è totalmente antiscientifico. Lui addirittura non accetta neanche il metodo scientifico galileiano, newtoniano. Per lui non funziona. Per lui l'unica scienza è la scienza dialettica, non c'è posto per la scienza sperimentale. Sembra assurdo per un personaggio che vive nell'Ottocento, fosse vissuto nel Medioevo, ma voglio dire anche solo nel, nel 500, nel 600, d'accordo, molti non credevano al metodo scientifico, ma diciamo all'inizio dell'Ottocento questo è davvero strano, anche in Germania, anche nelle università dove lui insegnava, venivano fatte notevolissime scoperte scientifiche, vi erano le facoltà scientifiche, laboratori di ricerca e così via. Però in realtà è così. La morte dell'idea, dopo essere stata studiata in sé come tesi nella logica, nella natura l'idea decade, l'idea muore letteralmente, è come se non esprimesse più le sue caratteristiche, lo spirito non c'è nella natura, d'accordo? Eh, Concludo con un aneddoto che chiunque può giudicare come vuole, che dimostra come come Hegel disprezzasse Newton alla scienza sperimentale. Non qui nelle sue opere che parlano della filosofia della natura, nelle sue opere mature, ma in una dissertazione giovanile
su argomento astronomico, sui moti dei pianeti, già Hegel aveva detto che le teorie di Newton erano false, aveva deriso Newton con un aneddoto che può essere divertente ma può essere anche triste. Lui disse Hegel che la mela aveva provocato tre sciagure, tre grandi tragedie nell'umanità. Primo, il peccato originale, ricordate Adamo ed Eva colgono il frutto proibito, la mela. Poi la guerra di Troia, ricordate che scaturì dal giudizio di Paride che diede il pomo, la mela ad Afrodite, che in cambio fece innamorare Elena fuggì a Troia e suo marito Agamennone e gli altri greci scatenarono la guerra di Troia. Quindi dice questo aneddoto, in questa battuta beffarda Hegel, la mela ha causato tre grandi tragedie all'umanità: il peccato originale, la guerra di Troia e la legge della gravitazione. Ovviamente Hegel fa riferimento all'aneddoto, per quanto falso, inventato da Voltaire, secondo cui, lo sapete tutti, Newton ebbe l'idea della teoria della gravitazione universale osservando le mele che cadevano dagli alberi nel suo giardino. Quindi questa è la filosofia della natura, diciamo da un certo punto di vista piuttosto sconfortante da parte di Hegel, e quindi la natura è morta, è decaduta, eccetera, deve però tornare a sé, riemergere, risorgere nell'ultima parte della filosofia di Hegel, ovvero nella filosofia dello spirito, che vediamo a partire dalla prossima volta. Ci vorrà certo ben più di una lezione, perché all'interno della filosofia dello spirito, soprattutto nell'antitesi, nella seconda parte, il cosiddetto spirito oggettivo, ci sono tantissime teorie e dottrine di Hegel che sono proprio per me le più importanti, sono quelle caratterizzanti di Hegel, quelle che vanno più sul concreto, quelle che parlano della storia, dello Stato, della famiglia, della società, della morale e così via. Quindi proseguiamo nelle prossime lezioni con la filosofia dello spirito. Per ora arrivederci, grazie.